I dinosauri nella teoria del caos sono veloci, feroci e potenti. Anche quelli che mangiano solo piante sono abbastanza forti da creare il caos e probabilmente da decimare qualsiasi animale che abbiamo mai visto. Ma solo perché questi dinosauri sono intimidatori non significa che lo siano anche i loro nomi. Alcuni di loro sono proprio divertenti. Questa è una lista dei 5 dinosauri della prima stagione della teoria del caos, con i nomi più divertenti. Il primo è il Beccosspinus. Beccosspinus sembra più un pianeta dove vivono alieni imbranati che un dinosauro con grandi denti affilati. Scusa, dobbiamo vedere i compiti di matematica prima che tu possa salire sulla navicella per Beccosspinus. Per niente spaventoso. Questo nome deriva da Samuel Beckles, che ha scoperto molti fossili di dinosauro in Inghilterra nel 1800. Credo che gli abbiamo permesso di chiamarli come lui. Spinax in greco vuol dire spina dorsale. Il Beccosspinus aveva le ossa della colonna vertebrale appuntite, che sporgevano dalla schiena. Nonostante il nome sciocco, il Beccosspinus era un temibile carnivoro con potenti mascelle che potevano trattenere la preda, ma era solo 20 piedi di lunghezza, che è nulla rispetto al T-Rex. Quindi, in base alla sua potenza, velocità e ferocia, daremo al Beccosspinus un punteggio del caos di 7 su 10. Il nostro prossimo dinosauro con un nome divertente è il Nasutoceratops. Sembra qualcosa che ti viene dopo che hai mangiato un panino al tacchino andato a male. Il nome di questo dinosauro è divertente e lo è anche pronunciarlo. Nasutoceratops. Mi piace ogni volta. Il significato del suo nome è divertente come il nome stesso. Deriva dal latino nasutus, che significa grande naso, e dalla parola greca ceratops, che significa sostanzialmente faccia di corno. Quindi il nome significa grande naso, faccia di corno, che non è una cosa bella da dire a nessuno. Il Nasutoceratops era un erbivoro, ma aveva corni affilati sopra gli occhi e un grande naso a becco affilato. Anche i predatori più grandi probabilmente ci pensavano 2 volte prima di provocare il Nasutoceratops, ma era lungo solo tra i 15 e i 16 piedi e non era molto veloce, il che intacca il suo punteggio del caos. Punteggio del caos 5 su 10. Il nostro terzo nome divertente è Parasaurolophus, che suona come un muscolo che mio padre si stirerebbe cercando di giocare a calcio con me. Ah, devo stendermi. Mi sono stirato il Parasaurolophus. Parasaurolophus deriva dal prefisso greco para, che significa allo stesso modo, e la parola greca sauros, che significa lucertola. Quindi in pratica il nome di questo dinosauro significa sembra un po' come una lucertola. Il Parasaurolophus era un erbivoro con una grande cresta sulla testa e un enorme becco come quello di un'anatra. Questo rende il Parasaurolophus uno dei dinosauri più divertenti sulla lista, ma era lungo circa 33 piedi e alto 13 metri. Quindi non è il più piccolo della lista. E il Parasaurolophus ha qualcosa di sorprendente. Nella prima stagione di Teoria del Caos è bioluminescente, il che aumenta il suo punteggio del caos. Essere in grado di vedere il dinosauro che affronti in una lotta è importante, ma non sarà mai intimidatorio per me. Punteggio del caos 3 su 10. Il prossimo è l'Atrociraptor. Quando lo dici veloce suona come atrocità, che immagino sia un dinosauro che ama la lotta. Ma anche se questo nome suona buffo, significa fondamentalmente ladro selvaggio in greco. Molto spaventoso. L'Atrociraptor era, come si capisce dal nome, un carnivoro. Era super veloce, avevano grandi artigli ricurvi e zampe che potevano afferrare la preda, molto simile al suo più famoso parente, il Velociraptor. Tuttavia l'Atrociraptor era lungo solo circa 6,5 piedi e alto 2 metri, un po' le dimensioni di un grosso cane. Ma questo dinosauro riusciva comunque a fare seri danni. Sto ancora pensando al fatto che potrebbe afferrare le cose con i suoi artigli. Punteggio del caos, un perfetto 10 su 10. E questo ci porta al nostro ultimo dinosauro con il nome più divertente di tutti, il Sucomimo. Il nome con cui chiameresti il tuo amico che continua a batterti al tuo videogioco preferito. Suco è il termine greco per coccodrillo e mimus è il termine latino per assomigliare o mimo. Quindi fondamentalmente il nome di questo dinosauro è assomiglia a un coccodrillo, che suona molto più feroce di assomiglia a una lucertola, ed era un carnivoro che assomigliava a un coccodrillo. Aveva un muso lungo e stretto, file di denti affilati e una lunga coda che lo aiutava a muoversi nell'acqua per catturare i pesci.
Era lungo circa 36 piedi, 2 o 3 volte le dimensioni di un moderno coccodrillo. E non vorrei nemmeno avere intorno un moderno coccodrillo. Il Sukomimo era un imponente predatore nei laghi e dintorni, ma era molto meno pericoloso se non eri un pesce, il che gli costa alcuni punti del caos. Punteggio del caos 8 su 10. I dinosauri in teoria del caos possono avere alcuni nomi divertenti, ma ricordate, se qualcuno dice che vi presenterà un Atrociraptor, potreste ridere, ma forse dovreste scappare.